Ciao a tutti, bentornati sul mio canale di osteopatia pediatrica. Oggi parliamo di displasia dell'anca del neonato e lo facciamo insieme al professor Gaetano Pagnotta, un ortopedico pediatrico, ma lascio a lui la sua presentazione e la parola. Iniziamo subito. Buongiorno, io mi chiamo Gaetano Pagnotta, sono un ortopedico, ma principalmente dedito da 40 anni all'ortopedia pediatrica. Ho svolto tutta la mia attività professionale all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro e adesso offro la mia competenza, la mia disponibilità professionale a questo studio di Rieti che è il MEDI 5. Riguardo alla displasia dell'anca nel bambino, che cosa ci può dire su questa patologia, come viene riconosciuta e cosa fa l'ortopedico, insomma, in queste situazioni? Sì, la displasia congenita dell'anca, come dice il termine stesso, è una patologia che si manifesta in epoca perinatale, quindi nei primissimi mesi di vita. In questo campo la premessa è d'obbligo, ci è venuta in estremo aiuto l'ecografia dell'anca, che sapete tutti ormai essere un esame assolutamente non invasivo, quindi non è una radiografia, ed è un esame che si può ripetere più volte in brevi periodi senza nessun danno per il bambino. Ma quando è che il genitore, a cui può sfuggire la presenza di una lussazione dell'anca, di una displasia, diciamo, per intenderci, la displasia, faccio un esempio banale, la cavità acetabolare è dove deve entrare la testa femorale. Nel caso di displasia la testa femorale tende ad uscire fuori da questa concavità che si chiama acetabolo. Dicevo, il genitore ha difficoltà ad accorgersene, però ci sono degli elementi anamnestici, diciamo noi, che sono molto importanti. Estrema importanza ha la modalità del parto. Il bambino che nasce da parto podalico, quindi che, diciamo così, posiziona, parto podalico ovviamente, per parlarci in termini concreti, la nascita non di testa ma di sederino, in questo caso le anche vengono sottoposte durante la fase espulsiva a uno stress tale che può comportare una forzatura, diciamo un conflitto tra testa del femore e acetabolo, e può portare poi ad una successiva, nelle settimane successive, nei mesi successivi, a una displasia, a una fuoriuscita dalla sua sede. Quindi che cosa voglio dire? Che il bambino che è nato da parto podalico, il bambino che ha una familiarità positiva, la mamma, la sorellina più grande hanno avuto displasia dell'anca, questi bambini per esempio prima di altri vanno indirizzati all'ecografia dell'anca. Non ho detto prima che c'è una maggiore incidenza nel sesso femminile, in modo che tutti i bambini entro i 3 mesi di vita abbiano l'ecografia dell'anca. Quando questa ecografia manifesta dei segni iniziali modesti di displasia, sotto i 2 mesi non si fa niente, perché la natura provvede poi a riparare questa alterazione. Se la displasia ecograficamente manifesta è presente dopo i 3 mesi, deve intervenire l'ortopedico pediatra con dei sistemi di riposizionamento fisiologico dell'anca, che oggi consistono nel riposizionare l'anca in quella che era la posizione fetale, quindi niente di aggressivo, niente di esageratamente, diciamo così, violento, tra virgolette, verso il neonato. Ok, il genitore cosa può fare se ha un bambino con displasia di anca? Il genitore può essere d'aiuto quando, dopo i 3 mesi, se al bambino è stata diagnosticata displasia dell'anca, displasia congenita, e mettiamo un certo tipo di divaricatore, sarà cura del genitore attendere a questa terapia, tenere il divaricatore per le ore decise, non rimuoverlo, diciamo così, arbitrariamente, ma seguire scrupolosamente i dettami dell'ortopedico pediatra. La soluzione con più di un pannolino che spesso si legge su... è valida come soluzione? No, non faccio commenti, Non è, va ovviamente bene, questo... non è una terapia. Ok, complicanze future ci sono in seguito alla displasia? Sicuramente se non curata, ma anche curata ci possono essere poi delle... Allora, questa è una domanda importante sulla quale fonda anche il progetto di fare lo screening a tutti.
Le displasie possono essere gravi, dove la testa femorale esce fuori dall'acetabolo ed è scontato che ci sarà un problema. Una volta ci si accorgeva così della displasia, perché il bambino all'anno zoppicava, perché essendo risalita la testa femorale una gamba era più corta dell'altra. Noi di che cosa ci preoccupiamo? Di quelle forme fruste, quelle forme che non danno una vera e propria, non si manifestano con una vera e propria lussazione, ma con una displasia, cioè con un'alterazione dell'acetabolo e un'alterazione degli angoli tra femore e collo, che possono portare a 40 anni, quindi in epoca ben precoce, ben precedente a quella della degenerazione artrosica che viene in tarda età e che quindi rappresentano un grosso costo per il sistema sanitario nazionale. Allora, penso che abbiamo detto tutto riguardo a questa patologia. Ringraziamo il professor Pagnotta. Grazie. Nel prossimo video affronteremo il tema dei piedini torti del neonato e lo faremo sempre in compagnia del professor Pagnotta. Se non l'avete fatto vi invito sempre ad iscrivervi al canale e a seguirci. A presto!